Se seguite il canale, questa strada la conoscete già. 2 anni fa ho percorso tutta la Route 66, giorno dopo giorno, tappa dopo tappa. 16 giorni di viaggio, 16 video pubblicati qui sul canale. Quest'anno però la Route 66 compie ben 100 anni. E una strada così, a 100 anni, merita qualcosa di davvero speciale. Per questo ho deciso di realizzare un video recap completo di tutta la mia esperienza sulla Old Route 66. Un unico grande montaggio con tutti i 16 video uniti assieme, per rivivere il viaggio dall'inizio alla fine in un'unica volta. Per chi non mi conoscesse, io sono Edoardo e questa è stata la mia esperienza di viaggio su una delle strade più iconiche al mondo. Buona visione! Sono le 5:37, siamo all'aeroporto a Venezia e fra poco abbiamo l'imbarco per andare a Monaco, scalo a Monaco e poi direzione Chicago. Sarà un viaggio lungo, ma vi dirò poco fa. Dopo all'incirca un'oretta di volo siamo atterrati all'aeroporto di Monaco, dove lì abbiamo cambiato terminal e siamo andati a prendere il secondo aereo in direzione di Chicago. Stiamo imbarcando su quell'aereo là. Dai. Economy class, ma dai, ce la si fa lo stesso. Ci hanno dato un cuscino e una copertina. Una coperta. Sia il viaggio di andata che al ritorno, quello intercontinentale, l'abbiamo fatto con Lufthansa, una compagnia tedesca con per l'appunto base a Monaco, che sinceramente ci è piaciuta molto. Infatti il catalogo comunque di film che aveva era molto ricco, aveva tutte delle videocamere che potevi vedere al di fuori dell'aereo, insomma molto interessante, e generalmente anche come a livello di sedili non si stava malissimo, sempre un po' stretti perché eravamo in economy, però siamo riusciti comunque a dormire o un minimo a muoverci, ecco. Dopo all'incirca una mezz'oretta dal decollo ci è stato servito il primo pasto. Si poteva scegliere, se non sbaglio, tra la carne oppure questo couscous che ho preso io, con un contornino insomma di un'insalata, un pezzo di pane, un formaggino brie e poi alla fine una mini cheesecake ai mirtilli. Devo dire che tutto sommato non ho per nulla mangiato male, anzi Lufthansa mi è piaciuta molto anche a livello del cibo, sia l'andata che poi vedrete anche al ritorno. Ancora 2 ore e 52 a Chicago. Ora mi metto a editare un po' di foto, così almeno passa un po' il tempo. E Harry mangia snack e Diego finisce John Wick. Siamo ufficialmente negli USA. Stiamo andando a ritirare l'auto. Abbiamo recuperato 2 bagagli su 3. Diego non ha ricevuto il bagaglio, è rimasto a Monaco, ma domani arriverà. Controlli infiniti dei passaporti, però ora noleggiamo l'auto e poi si va in direzione hotel a Chicago e poi vediamo cosa fare oggi pomeriggio. Eccola qua, il bolide della Route 66. Direzione hotel. Appena arrivati in hotel abbiamo lasciato giù i bagagli, fatto il check-in e siamo usciti direttamente per sfruttare al meglio la giornata. Eravamo decisamente stanchi anche dal jet lag, però dopo questo paninazzo che abbiamo mangiato al fast food sotto l'hotel ci siamo anche un po' ripresi, ecco, mettiamola così. Quello dietro di me è un Millennium National Park Monument. Praticamente adesso ci stiamo addentrando all'interno del parco e dovremo intravedere, infatti lo sto vedendo adesso, il Beam, che è il fagiolo famoso di Chicago praticamente. Eccolo là.
fagiolone. Ecco, ma vi chiederete cosa mai ci farà un fagiolo gigante fatto di acciaio in mezzo alla città di Chicago? Beh, questa è una delle tante esposizioni artistiche che ci sono in giro per la città, infatti questa non è l'unica, ma è quella più iconica perché si trova in mezzo al parco principale di Chicago. Il nome originario della scultura è il Cloud Gate. È soprannominata The Bean perché ricorda la forma di un fagiolo d'acciaio praticamente. Art Institute of Chicago, sulla Michigan Avenue. Eccolo, cartello della route, là in alto, Route 66. E fra 2 giorni si inizia. 2 giorni si inizia. Sì, infatti non vi ho ancora detto che il nostro viaggio partiva da Chicago, ma ci saremo fermati 2 giorni a Chicago per vederci bene la città, prima di prendere di nuovo in mano l'auto e avviarci verso la route. Chicago Skyline, giornata mi sa finita per oggi, si torna in hotel con l'acqua, Grande vittoria di oggi. siamo morti, quasi 24 ore senza dormire e bisogna dormire per recuperare per domani, che domani altra giornata a Chicago, super tosta, dobbiamo vedere un sacco di altre cose e ci sarà da divertirsi anche domani. Comunque quegli interruttori lì sono pazzeschi. E niente, questo è tutto per oggi. Sono adesso le 8 di sera e saranno tipo le 3 in Italia, quindi è ora di andare a dormire e ci si vede domani mattina. Buongiorno a tutti, è un nuovo giorno in quel di Chicago e ho dormito stanotte molto bene, anzi, e sicuramente recuperato un bel po' di ore, anche perché ci siamo svegliati alle 5:30 di mattina, che comunque erano già l'1, le 2 in Italia, quindi sicuramente recuperato bene. E adesso partiamo con la colazione e ci sono un sacco di cose, tra cui anche le macchine per fare i waffle. Io infatti mi sono appena fatto uno. Eccolo qua, super waffle con i cranberry, e gli sprinkle sopra, sciroppo d'acero, gli oreo, poi vabbè un po' di muffin, succo d'arancia e poi ci sono un sacco di altre cose che nel caso dopo vi mostro. Appena finita l'ottima colazione americana ci siamo diretti verso la stazione della metropolitana più vicina. Tra l'altro una piccola chicca di Chicago è che la metropolitana passa sopra la strada, quindi è sopraelevata. Siamo saliti sulla linea marrone che ci ha portati in direzione nord verso il Lincoln Park, la prima tappa di oggi. Abbiamo la statua del signor Abraham Lincoln, proprio là. Il Lincoln Park è uno dei parchi più grandi della città di Chicago ed è stato realizzato in onore al 16° presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, come si può vedere. Tuttavia nel parco sono presenti altre statue di ex presidenti degli Stati Uniti d'America. Tra poco c'è lo zoo, non so quanto distante. Abbiamo appena avvistato il terzo presidente che è a cavallo e quindi stavamo dicendo che è molto probabile che il presidente sia Roosevelt, ovviamente sapendo tutti questi fatti da una notte al museo. Una notte al museo, no, dai libri di storia, da una notte al museo. E è là in alto, lo vedo col cappello, quindi mi sa... È lui. Vinciamo $20 scommessi con Diego. $20 scommessi con Diego? Spoiler, era il presidente Grant e Diego non ha mai visto quei $20. Al Lincoln Park c'è anche uno zoo, c'è il Lincoln Park Zoo che è gratuito, tra l'altro siamo appena entrati e ci sono un sacco di animali che adesso vi mostro appena ne incontriamo.
l'altro, il Lincoln Park Zoo è uno degli zoo più antichi degli Stati Uniti d'America, essendo stato fondato nel 1868, ed all'interno del parco ci sono più di 1250 animali differenti. Lo zoo è membro della Società Zoologica Americana, AZA, ed è quindi conservato e gestito a livello statale. Zoo molto bello, merita se ne avete l'occasione. Ora abbiamo noleggiato delle biciclette e andiamo verso il Navy Pier. Esattamente là, per tutta la ciclabile. Let's go! A posto. Andata. Navy Pier. Che potevi andarla a ritirare. Finita la passeggiatina veloce al Navy Pier, ci siamo quindi diretti verso la Willis Tower, uno dei grattacieli più alti di tutta la città di Chicago. Infatti detiene il record di essere il grattacielo più alto di tutta la città, con ben 110 piani. È stato inaugurato nel 1973 come il grattacielo più alto del mondo e ha detenuto quel record per circa 25 anni, fino a quando poi è stato superato da tutti i moderni grattacieli che tutt'oggi conosciamo. All'interno di esso c'è lo Sky Deck, un'attrazione turistica dove puoi salire fino al 103° piano del palazzo pagando all'incirca $40 a persona e si può ammirare tutta la veduta su Chicago. Welcome to the Sky Deck. You're on your way to the top of the tallest building in the Western Hemisphere, and Paris's stunning Eiffel Tower. Più su della Torre The Bank of China Tower in Hong Kong. Or 1,000. 1,250 feet, and the Empire State Building in New York. più alta. And now we're here, 103 stories. Praticamente hai una vista a 360 gradi di tutta Chicago da questo palazzo. Altitudini 412 metri, 26 gradi. Ci sono dei pezzi praticamente di vetro che sporgono fuori e tu puoi metterti sopra il vetro e sei sospeso in aria mentre ti puoi fare la foto. Devo dire, sicuramente è un po' costoso, però ne è valsa la pena. Secondo me è una delle attrazioni turistiche comunque più belle che puoi fare nella città di Chicago. Questa dovrebbe essere un'installazione di un artista. Sì, nulla di che, però fa la sua figura in mezzo ai palazzi. Art Institute of Chicago, però è chiuso il martedì e mercoledì, fatalità i 2 giorni in cui dobbiamo visitare Chicago. L'Art Institute è chiuso. Questo è uno dei musei più belli di arte al mondo, no? Stiamo andando da Giordano's. A quel punto della giornata si era anche fatta una certa. Dopo tutti quei chilometri fatti a piedi in bicicletta ci è venuta fame, e come non saziare questo appetito con la Deep Dish Pizza di Chicago. Abbiamo ordinato la Deep Dish Style Pizza di Chicago con l'aggiunta tra l'altro di peperoni, che sarebbero il salamino piccante, e per tutti gli italiani che mi seguono in questa cosa qua, il peperone è salamino piccante, non stiamo parlando di peperoni. Cos'altro c'è? Salame, pancetta, salsiccia, c'è una roba tutta. L'unica cosa, tempo di attesa da Giordano, qua dove siamo, 45 minuti. Se non sapete cosa sia, la Deep Dish Pizza di Chicago è una delle pizze più famose al mondo ed è quasi come una torta alla fine, come vedete.
Praticamente il formaggio viene messo alla base, mentre la salsa di pomodoro viene messa sopra insieme a tutto il resto degli ingredienti. Non è male. C'è una spezia C'è una spezia, sì. che non capisco cosa sia. Non fa cagare, diciamo. Ottima considerazione. Non capisco che spezia c'è. Ce n'è una che proprio è tipo finocchio, una roba del genere. Per me se non la mettevano era meglio. Anche con me. Recensione della pizza. Non possiamo classificarla molto come pizza da italiani, ok? Non era malvagia, c'era secondo me un accenno di finocchietto selvatico, rovinava un po' il sapore della pizza. Da provare secondo me se siete a Chicago, quello sì, perché almeno la provi, è uno dei piatti più tipici, sì, dei piatti più tipici americani, e quindi la proverei. Però comunque anche i prezzi sono comunque relativamente alti, $40 comunque in 3, che non è malvagio. Adesso torniamo verso l'hotel. Buongiorno a tutti, nuova giornata a Chicago, stiamo andando a recuperare l'auto per partire finalmente con il road trip e niente, bellissima giornata a Chicago. E lasciamo questa città stupenda, meravigliosa e proseguiremo adesso con il vero viaggio e con la vera road trip. Ok, fermi un attimo. Ma che cos'è la Route 66? La United States Route 66, o Route 66, fu una delle prime autostrade federali statunitensi che aprì l'11 novembre 1926, quasi 100 anni fa ormai. È una delle prime autostrade che copriva quasi tutta la vastità del territorio statunitense. Infatti parte ancora oggi da Illinois, Chicago, e termina in California, più precisamente nel porto di Santa Monica a Los Angeles, coprendo una distanza di ben 3.755 km o 2.333 miglia. È una delle autostrade più grandi ancora oggi di tutti gli Stati Uniti d'America e percorre ben 8 stati, ossia Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California. Noi però il nostro tragitto l'abbiamo un po' allungato, volevamo tanto andare a vedere la parte dei canyon, della Monument Valley e Las Vegas e quindi abbiamo voluto inglobare anche quello in un percorso alternativo, diciamo, della Route 66, inglobando quindi anche altri 3 stati, il Colorado, lo Utah e il Nevada. Un'ultima cosa prima di ritornare al vlog è che la Route 66 tutt'oggi non è più identica come a 100 anni fa. Infatti nel 1985 sono state ufficialmente aperte nuove autostrade in tutti gli Stati Uniti che quindi hanno prevalso sulla Route 66. E mi raccomando, se fate un viaggio nel genere non seguite troppo il navigatore per via delle autostrade, ma date affidamento alle vostre indicazioni sui cartelli. Infatti la segnaletica stradale è veramente ampia, ci sono tantissimi cartelli con scritto Route 66 che vi indicano la strada che dovete percorrere ed è veramente facile comunque proseguire. Quindi mi raccomando, Google Maps fino a un certo punto, ma seguite molti cartelli se volete avere l'esperienza originaria e autentica della vecchia Route 66. Ma ora torniamo al video. Auto recuperata, ci stiamo avviando adesso verso Walmart. Tutti stradoni lunghissimi con i semafori. Pane. In qualche modo lo sta proprio. Sì, queste porzioni di pane gigantesche. Guarda che birre. Siamo in autostrada per andare fino a Joliet e dopo da Joliet vediamo un attimo la città e poi guardiamo di prendere la vera Route 66 che effettivamente ci porta nelle strade quelle più fuori e non sull'autostrada come adesso. Arrivati a Joliet e vediamo già dei segni della route. Eccola qua. Questo è Gemini Giant. Bellissimo. Wilmington, ci passiamo forse. Arrivati a Joliet abbiamo trovato questo cartello informativo lungo la strada che per l'appunto spiegava tutto il percorso della Route 66 in Illinois. Molto utile perché da lì abbiamo capito anche come volevamo spostarci durante quella giornata.
Successivamente abbiamo fatto un salto veloce al Joliet Area Historical Museum, un piccolo museo in cui racconta un po' di storia di Joliet e della Route 66, per poi riprendere l'auto e metterci di nuovo in marcia. Stiamo proseguendo per la route, seguendo i cartelli che per l'appunto dicono Route 66. Quale auto? Sopra, a destra! È vero. La route. Appena arrivati a Willington, un'altra cittadina che ha come diciamo panorama, statua, mettiamola così, quello. Gemini Giant. Vabbè, possiamo riprendere. Prossima destinazione cos'è? Dwight. Prossima destinazione. Appena arrivati a Dwight. Ah sì, eccolo lì, Dwight. Cos'è, quindi un vecchio benzinaio praticamente? Sì, un vecchio benzinaio. Before everybody got sick, we would have over 10,000 in 4 or 5 months would come and visit. That would sign the book. Before COVID. You're right. That would sign the book because you miss so many people. Yeah. You know, you can't stay open all day. Of course, yeah. Yeah, come on in. And here you can take a look at the Because it's really nice, like even with all of this. paraphernalia. Yes, yeah. So what makes 3 young Italian guys decide to come travel Route 66? Wild women. Yeah. No, we had. It's just that- Maybe that'll fit in easier. Thank you. Venezia. Qua. Giusto 2 curiosità prima di ripartire. Questa era una vecchia auto dei pompieri datata 1914 e quando un'auto arrivava per fare rifornimento premeva con le ruote questo tubo d'aria che faceva suonare una campanella, così da avvisare il benzinaio di uscire e fare rifornimento. Appena rientrati dal monumento di Dwight, praticamente della Route 66, ho preso una toppa e il signore molto gentile, ci hanno regalato una spilletta e anche una specie di portafortuna, praticamente sotto un forma di monetina di legno, veramente gentili. E adesso ci stiamo dirigendo verso Pontiac, altra ottima tappa sempre della route. Scuola bus. 2150 miglia quando esci dall'Illinois per arrivare alla California. Abbiamo ancora un po' di strada, Eh sì. Tra l'altro noi dobbiamo andare oltre Ci siamo fermati su una specie di gazebo a bordo della strada in un paesino che si chiama Quinoa? No, Quinoa, tipo Quinoa. Ci siamo fatti 2 tramezzini qua, 2 paninetti con il pane che avevamo preso oggi da Walmart e prosciutto e formaggio, e adesso prendiamo e ripartiamo perché abbiamo comunque un altro paio di ore di auto oggi e altri paesetti da vedere nel mentre. Quindi stiamo andando ad Atlanta e poi
e poi Lincoln, che è una delle città un po' più grandicelle lungo il percorso, vero? Qua. Siamo arrivati ad Atlanta, questa cittadina un po' sperduta, per vedere una cosa molto particolare. Questo. Eccolo. Erpaninaro. Sarà proprio là. La statua di Lincoln. Ecco il perché siamo venuti a Lincoln. Che è stata votata come una delle attrazioni americane preferite e fa cagare. Beh, diciamo che non è... Sì, per carità di Dio, però poteva essere un qualcosina in più. Assolutamente. Anche perché è fuori completamente da Lincoln, quindi devi venirci qua apposta. Bene, e dopo la delusione del Mr. Presidente qua, ci muoviamo verso Springfield, prossima destinazione. Springfield è una città molto grande, con un sacco di storia, però eravamo un po' di fretta e quindi l'unica cosa che siamo riusciti a vedere è stato questo. Sì. E detto sinceramente mi aspettavo molto di più un Homer Simpson gigante. Ci siamo appena fermati nel mezzo del nulla per vedere questa strada, che è la vecchia strada della Route 66 che ancora rimane, dove per l'appunto ci sono ancora i brick per terra, le mattonelle, quelle vecchie rosse. Old Route 66, uno dei pezzettini rimasti. Stiamo andando verso St. Louis, ultima tappa di oggi, dove abbiamo l'hotel e alloggeremo lì, a fianco al Gateway Arch, che è l'unica attrazione principale di St. Louis da vedere. Sono le 5:40, abbiamo un'altra oretta di strada, quindi siamo abbastanza in orario. Abbiamo lasciato l'auto e adesso stiamo andando all'arco. Si intravede davanti una specie di city hall, presumo un municipio. È gigantesco. Secondo Google Maps? No, secondo me Secondo te? e poi Confermato, verificato con esatto. Google Maps, questo è Esatto, questo è Mississippi. Ho preso McDonald's per chiudere la giornata, giusto per mangiare qualcosa di tipico. Adesso doccia e letto, perché domani è bella impegnativa, una delle giornate più impegnative che abbiamo. Quindi a domani. Appena svegliati, 5:45 e si parte per una nuova giornata. Partenza per Cuba. Cuba che... Cuba in Missouri però. No, Cuba. Ci siamo fermati per strada e abbiamo trovato questa. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ripartiamo che di strada ne abbiamo ancora. Siamo entrati a fare una mini spesa, jerky a profusione, bibite a profusione, Red Bull dappertutto, Starbucks, cappuccini
Guarda i bottiglioni. Guarda il bottiglione di Mountain Dew. Siamo andati da questo negozio che si chiama Dollar General e non male come prezzi, anche abbastanza buoni devo dire. Ovviamente ho preso una Mountain Dew e adesso ci rimettiamo in macchina e ripartiamo sempre verso Cuba. Tra l'altro provo la Mountain Dew ora, non l'ho mai provata. Oh, guarda qua, torno in macchina, trovo la mia Dr. Pepper qua. È già pronta? È pronta. Buona! Cosa Buona! Questa che stiamo percorrendo è la Route 66 vecchia, parte della route che adesso è stata ovviamente riadattata. Invece qua a sinistra abbiamo la nuova interstatale, praticamente autostrada, che costeggia tutto il percorso della route fino a quando praticamente non arriviamo in Kansas, Oklahoma. Ed eccoci finalmente arrivati a Cuba, un piccolo paesino di 3.000 abitanti situato nello stato del Missouri. È chiamata anche la Route 66 Mural City per i suoi giganteschi 14 murales sparsi per tutta la città. Sono uno più bello dell'altro e rappresentano tappi importanti della storia degli Stati Uniti d'America o di Cuba stessa. Sicuramente un'ottima soluzione per rivitalizzare la comunità, promuovere l'orgoglio locale e attirare visitatori per far godere di turismo anche a questi piccoli centri. Come no? Volete vedere una delle attrazioni più famose di Cuba in Missouri? Questa. Una cazzo di sedia gigante. È pazzesco. È una sedia enorme. Non so quanto sia alta. Quanto sarà alta? Una decina di metri, sì. Sì. Stiamo facendo benzina e ti mettono le pubblicità mentre aspetti. È una cosa solo per marketing e basta. Serbatoio pieno e via verso la prossima destinazione, Rolla, un piccolo paesino sempre sulla route che però non aveva molto da offrire a livello turistico e quindi l'abbiamo osservato velocemente dall'auto per poi proseguire verso la prossima destinazione. Siamo appena fermati al Devil's Elbow Bridge, che è il ponte il gomito del diavolo. È una piccolissima attrazione turistica sempre sulla route e che è qui davanti a noi. Il ragù. Prego. Comunque Walmart tanta roba. Abbiamo trovato le armi dentro. Che vendevano le armi e di tutto e di più. Cioè letteralmente di tutto e di più. C'era qualsiasi cosa che potevi immaginare. E niente, abbiamo preso un po' di cibo salutare. Insalata. Salutare. No, io non inquadro quello, non inquadro i brownies. E adesso ci riavviamo e andiamo verso Springfield, Missouri, quindi un'altra oretta e mezza di auto più o meno. Springfield un po' delusione. Springfield, Missouri. Un po' incasinato, più che altro. Difficile da visitare per bene, in realtà non è che c'era neanche tanto da visitare. Il centro, poca roba, quella che avete visto. E comunque niente Homer Simpson gigante neanche in questa Springfield. Adesso direzione verso un altro posto, sempre lungo la route, che si chiama Gary Guy Oldman, una cosa del genere, ed è un benzinaio. Sì.
un altro benzinaio sempre vecchio della vecchia route che è rimasto come punto di interesse. E dopo sorpresina. E dopo sorprese? Sorpresine. Ed eccoci arrivati al Gary Gay Parita. Come già anticipato, si tratta di una vecchia stazione di servizio degli anni 30, una volta gestita dai fratelli Gay e Fred Mason alla pari. Da qui il nome Parita, ossia parità, uguaglianza. Dopo un incendio avvenuto nel 1955, la proprietà è stata venduta al cognato Gary Turner, che, insieme alla moglie Elena, hanno deciso di ricostruirla all'inizio come un passatempo ed in seguito come un vero e proprio lavoro. Classici souvenir della route, targhe eccetera eccetera, cartelli, un po' classici adesivi, belli però, bellissimi. Che figo. L'amore della famiglia Turner per questo posto si vede tutta. La cura nei dettagli e nel restauro di oggetti antichi è minuziosa e si nota, fidatevi. La storia che c'è dietro a questi posti che stiamo visitando è incredibile ed anche dopo la morte di Gary e Elena nel 2015 si può ancora assaporare. Gary Gay Parita è ora gestita dal figlio George e dalla moglie Barb, che hanno preso il ruolo dei due protagonisti principali. Gary Gay Parita, bello. Bello. Stupendo. Un sacco di oggetti degli anni 50, Sì. insomma, praticamente. Sì, un sacco di oggetti vecchi, insomma, comunque aveva il suo fascino, proprio statunitense, mettiamola così. Se la contende con quello che avevamo visto a Dwight. Sì. A Dwight, l'altro benzinaio col signore che ci ha spiegato. E bello, meritevoli, bello, tutte e due, tanta roba, assolutamente da vedere sul percorso, insomma, della route. E adesso ci stiamo dirigendo verso una piccola chicca del percorso, ecco, che speriamo ne valga la pena, dai. Siamo arrivati per questa strada qua in fondo per vedere Red Oak, questa città abbandonata che non ci vive più nessuno e praticamente si può tutto esplorare e adesso per l'appunto faremo un giro. Qualche miglia a nord di Carthage, Missouri, ed appena fuori dalla Route 66, si trova Red Oak 2, una città fantasma, ma non proprio. Red Oak si tratta a tutti gli effetti di una cittadina disabitata, ma ancora conservata perfettamente nel suo splendore originario, grazie all'artista David Lowell, abitante di Red Oak negli anni 30, che dopo aver visto la sua città natale scomparire, ha deciso di rimetterla a nuovo per far sopravvivere i suoi ricordi nel tempo. Dopo aver acquistato un paio di proprietà ed averle ristrutturate, altre persone del posto hanno iniziato a fare lo stesso e così la città è tornata nuovamente a come era un tempo e si può tutt'oggi visitare liberamente, perdendosi tra i ricordi di chi ha vissuto per davvero questo posto molti anni fa.
bello, merita, ma converrebbe farlo in macchina o a meno che, cioè, a meno che uno non abbia tutto il tempo del mondo Sì, per farsela perché qui. volendo puoi girartela per un'ora. Sì, volendo sì. Per un'ora. È proprio caldissima. Caldissimo da morire. Non pensavamo così grande. No, veramente, io pensavo fossero 4 case in croce, sinceramente. Grandissimo, bello. Grande, bellissima, Siamo bellissima. in mezzo alla campagna. In mezzo al nulla, bellissimo, letteralmente. Non c'è niente. Ci sta, però ci vorrebbe più tempo per vederla. E noi abbiamo altre 3 tappe in realtà, quindi ce n'è da fare, sono le 6 di sera, quindi è meglio partire. Prossima tappa, Galena, in Kansas, quindi cambiamo stato. Terzo stato che visitiamo dall'inizio della route. Ufficialmente arrivati in Kansas. Terzo stato della route. Abbiamo fatto Illinois, Missouri e Kansas. E abbiamo Galena davanti che adesso ci passeremo. Arrivati a Galena, sempre altra tappa della route, però siamo in Kansas, come già detto. Eccola qua. Galena è l'unica città del Kansas dove l'Old Route 66 passa ancora ed è anche meta turistica per tutti gli appassionati del film Cars. Infatti, proprio qui, gli sceneggiatori del film hanno preso ispirazione per la creazione del personaggio di Cricchetto, dopo aver visto un furgone marrone arrugginito sul ciglio della strada. È bellissimo. E siamo arrivati nel penultimo punto della giornata, che è praticamente il confine dove confinano i 3 stati. Qui confina il Kansas, il Missouri e l'Oklahoma in questo esatto punto. Proprio qua. Qui sei in Kansas. Qui sei in Missouri. Adesso in Oklahoma. È grandissimo. Guarda, io sto in 3 stati nello stesso momento. E dopo la visita al monumento dei Three Corners, che, spoiler, non sarà l'unico del tragitto, ma vedrete più avanti, ci siamo rimessi in marcia per fare le ultime 2 ore di strada, sempre percorrendo l'Old Route 66 verso Tulsa, l'ultima tappa della giornata. Abbiamo dovuto infatti cancellare la penultima tappa del tragitto, che sarebbe stata la visita alla Blue Whale of Catoosa, una balena blu gigante, insomma questa cosa qua, che sfortunatamente non siamo riusciti a vedere per via di questa bruttissima perturbazione che abbiamo trovato lungo il tragitto, che ci ha rallentati di molto, eravamo stanchi, volevamo andare a Tulsa e quindi alla fine l'abbiamo saltata e ci siamo diretti verso la tappa finale, ecco. Buongiorno, appena svegliati, sono le 7. Adesso stiamo andando a fare colazione all'hotel a Tulsa, dove abbiamo alloggiato ieri sera. Eravamo morti, siamo andati a letto diretti. Oggi prima tappa Oklahoma City. Ecco, l'unica cosa per cui ci siamo fermati a Tulsa è questo. Chiamato il Golden Driller, è stato costruito in onore dell'Esposizione Internazionale del Petrolio a Tulsa. Ora ripartiamo verso Oklahoma City. Sì. Stiamo proseguendo sempre sulla route. Abbiamo appena passato una cittadina che si chiama Sebulba, ma non c'era niente da vedere. E adesso stiamo proseguendo invece nella direzione di Oklahoma City. Nel mentre avremo delle tappe comunque, anche se non come ieri, molte di meno rispetto a ieri. Oggi è molto più
guidare per arrivare verso Amarillo, dove alloggeremo questa notte. Chandler aveva come attrazione questo 66 ball, 66 ball, con queste insegne, insomma, queste cose qua. Basta, adesso proseguiamo. Ci siamo fermati in questo autogrill lungo la strada che vende in teoria bibite di tipo tutti i gusti, cioè qualsiasi gusto immaginabile. E adesso per l'appunto stiamo andando dentro a vedere. Tantissime. Allo sbocco. Fidel Castro, Havana Banana. John Way, Root Beer. Mustard. Prese un po' di bibitine qua da provare e dopo faremo il taste test di 4 bibite che io e Henry ci siamo presi e sono veramente disgustose a vederle e speriamo che ne sia anche il gusto, ovviamente. Allora, abbiamo preso la Havana Banana di Fidel Castro, la cos'è questa? La spaghetti di VTEC e abbiamo preso la Barf al gusto di vomito. Questa Vuoi provare questa? questa è tanta rovetta. E burro. E poi la burro che sembra veramente radioattiva, questa qua. Da italiani secondo me si potrebbe provare la spaghetti. Sì, Direi che la spaghetti possiamo provarla. altro di 10 euro qui. Regalo. Ha un odore proprio chimico. Sì. È un odore proprio chimico. Mamma mia. Spaghetti. È un odore un po'... Adesso la provo. Perdonami, ma... vi devo dire. La berrei. La berresti? Non è male, non sa di spaghetti. Non sa di spaghetti. Non è... Sacco da caramella. Sì. Non è tanto di spaghetti, però si beve. Sì. Cioè va giù. Va giù. Buona. Ci fidiamo. Consigliamo. No, No. non consigliamo, no. Vabbè, restate aggiornati per che proveremo anche le altre più avanti. Ed eccoci finalmente arrivati ad Oklahoma City, la capitale ovviamente dello stato dell'Oklahoma. Sfortunatamente però il tempo non era dei migliori, ma siamo comunque riusciti a vedere le 3 cose principali inerenti al percorso della Route 66. E siamo appena arrivati ad Oklahoma City, questo qua è parte di Oklahoma City. E infatti era una vecchia pompa che adesso è stata invece adibita a bar praticamente. Welcome to Uptown. Diego ha detto che questo qua dietro era un vecchio posto che vendevano il latte, per l'appunto la gente si fermava. Lì sotto era proprio sull'angolo della strada e vendevano il latte, è per quello che è rimasta l'insegna del lattaio praticamente sopra la struttura. Ed eccoci arrivati all'ultima tappa della città.
sicuramente la più importante, ossia l'Oklahoma City National Memorial, un enorme memoriale costruito in centro città per ricordare l'attacco terroristico avvenuto il 19 aprile 1995, dove un ex soldato di nome Timothy McVeigh fece saltare un'autobomba parcheggiata davanti all'Alfred Murrah Federal Building, uccidendo ben 168 persone e ferendone altrettante. Sicuramente una cosa da ricordare e non da dimenticare. Arrivato il bolide. Abbiamo lasciato Oklahoma City da una mezz'oretta, penso 45 minuti. Sì. E stiamo proseguendo verso Amarillo, solo che la strada è abbastanza lunga È mal segnata, questo io volevo dire, che la strada in Oklahoma è veramente mal segnata. Oklahoma e Missouri segnata un po' così così. sì, meglio di tutto finora l'Illinois. Illinois, assolutamente. Illinois, cartelli ogni veramente 2x3. Sì, non ti perdi, dopo diventa più difficile seguirla, veramente. Può sembrare assurdo, ma veramente una cartina può tornare veramente utile. Sì, infatti abbiamo comprato una cartina della route appena entrati all'interno del Missouri, se non sbaglio. Sì. E è molto comoda, è più comoda del navigatore in certe tratte veramente. Siamo in macchina in direzione Amarillo e io e Henry vogliamo provare la butter soda, che ha un colore rivoltante, vorrei dire. E ha già... Senti già l'aroma? no, ha fatto un... è bella gassata questa. Annusiamo. Bella gassata come piace. Cazzo, sa proprio da burro. Sa da burro. Proviamo. Allora, avete presente quando state cucinando? Buttate una nocciolina di burro sulla padella e viene su quell'odore proprio da burro che brucia. Quello. Però frizzate. Che merda. Grazie. Senti che sa da burro? Sì. È frizzantissimo. Mamma mia che merda. Diego, vuoi favorire? Questo è un must. Che sbocco. Siamo in Texas! Yeah! Abbiamo appena superato il confine del Texas e ci stiamo sempre dirigendo verso Amarillo. Adesso tra l'altro siamo sull'autostrada, sulla tangenziale autostrada che c'è qui, perché in realtà abbiamo notato che fa parte della route originaria, che probabilmente l'hanno per l'appunto allargata e resa autostrada come adesso. Diciamo che nelle ultime città, negli ultimi 2 o 3 giorni era sempre affiancata l'autostrada, adesso sembra che si sia unificata in questo pezzo, e anche se poi presumo che dopo Amarillo lasceremo di nuovo l'autostrada perché siamo di nuovo sullo sterrato. Siamo arrivati a Shamrock, scusate il vento, a vedere questo vecchio benzinaio sempre sulla route, che per l'appunto è una delle attrazioni principali del Texas, dell'inizio del Texas, e è esattamente questo qua alle mie spalle. Questi sono della Conoco
Siamo in mezzo a nulla. Deserto adesso. Devo dire, questa attrazione di Shamrock è veramente molto carina. Si respirava già un'aria da cappello e stivali come un vero e proprio texano, ma credetemi, il bello arriva tra pochissimo. Siamo quindi ripartiti per fare l'ultima oretta di strada fino al nostro hotel ad Amarillo. Solito classico hotel americano, con un bagno e 2 letti, e con però una piccola chicca questa volta. Sono un TikToker! Ci siamo sistemati un attimo e siamo quindi usciti per andare a mangiare al Big Texan, un ristorante attrazione della Route 66, dove però i tempi di attesa per un tavolo erano decisamente troppo lunghi. Bellissimo, assolutamente, e molto caratteristico, con questi interni e con quest'auto dei Ranger parcheggiata fuori, sicuramente da vedere se passate per la route, però avevamo troppa fame per aspettare e quindi abbiamo cercato qualcos'altro su TripAdvisor. Siamo in mezzo al Texas e dovevamo andare su un ristorante vicino, un ristorante molto famoso che fa parte proprio della Route 66, però era pieno, c'era un'ora di attesa e quindi abbiamo guardato su Google per quest'altro locale qua, che è una cosa pazzesca. Dall'esterno non gli daresti $1, ma all'interno è veramente bello. Henry, dove siamo capitati? Un bellissimo posto, ringraziamo Diego. Grazie Diego. Caratteristico. Signori di Man vs Food. Raga mosso. Lo mangio questo. È questo il panino. Buono. La carne è buona. Ha provato. Carne buona. La carne scappiale. Voto alla location. Voto alla location. Alla location 10. Le mosche che venivano dalla cucina erano il top, secondo me. Voto alla location, qua siamo su 2 o 3. Però il cibo era buono. 2 o 3. La location che fa tutto. No, Dai, è originale. È originale. È proprio il vero Texas questo. Sì, assolutamente sì. Però, no, cibo buono. Non era male. La carne era buona. l'apparenza inganna. Sconsigliamo quindi, non so quanti lo vedranno, ma sconsigliamo di andare da, come si chiama? L'altro che era il Texas che trovate. Sì, quello esatto, quello di prima che veniva Texas consigliato, che è anche parte della route, del percorso della route. Ma Troppo turistico. Troppo turistico. Proprio per turisti. Tempi di No, attesa questo è infiniti. ottimo. Abbiamo speso praticamente $10 a testa per gli hamburger, più o meno. Più o meno. Con le patatine 12, patatine che erano una montagna Sì. di patatine. birra e tutto, in 3 $50. Insomma, neanche male, Abbiamo 55 con la lasciato mancia. Perché le cameriere sono state molto gentili. Sì, ma ci stava. Il locale non gli dice daresti una lira? Non gli daresti una lira? niente, anzi fa solo che paura. Però non male. Sono le 21:45, siamo in albergo e io e Harry vogliamo provare finalmente, dopo aver mangiato tutto quello che abbiamo mangiato, la soda al gusto vomito. Il colore non è promettente. No, anche strano come scelta il colore. È molto gassata. Annosino. E vedi sommelier? Ha un po' di Aspetta, no, io voglio la sorpresa. un po' di ribrezzo c'è. Arrulezza. Evviva. Mamma che sei. Cin cin.
Allora, Te la vendono così. secondo me sì, te la vendono così, è un po' gassatina. Non è neanche così orribile. Non è così terribile. Ci ho messo. È un po', secondo me è un po' un retrogusto Sì. che lascia. Vomito l'effetto. Sia stato stanotte, dopo, sì. domani mattina. No, però l'odore è terribile. L'odore è terribile. Terribile. Sa proprio da chimico, ma pesante. Oh no, che schifo. Direi che va bene così. Adesso andiamo a letto, che domani si va verso il New Mexico. Buongiorno a tutti, siamo a Amarillo, appena fatto colazione e adesso ci dirigeremo verso Albuquerque. È bellissimo che comunque in mezzo al nulla così trovi questi murales e queste cose comunque che fanno riferimento alla rotta e è fatto bene, ci sta. Arrivati al Cadillac Ranch. Concessionaria delle Cadillac, esatto. La cosa assurda è che una delle attrazioni principali, presumo, della route è una cacata pazzesca alla fine. Caratteristica. Una trappola per turisti, mettiamola così. Per fare un po' di contesto, il Cadillac Ranch è un'installazione artistica pubblica creata nel 1974 dagli artisti Chip Lord, Hudson Marquez e Doug Meekes. L'installazione consiste in 10 vecchie Cadillac datate intorno agli anni 50 interrate in mezzo a questo campo di terra. I visitatori possono liberamente dipingerle con delle bombolette spray per contribuire attivamente al progetto artistico. Cadillac Ranch fatto, andata. Prossimo punto dove ci fermeremo è il punto a metà della Route 66, quindi finalmente siamo arrivati a metà del tragitto e anche abbastanza velocemente dopo 4 giorni, praticamente 5 giorni che siamo in viaggio. Ed eccoci arrivati al Midpoint Café, un piccolo diner con negozio di souvenir annesso davanti al quale si trovano la linea ed il cartello che indicano la metà esatta del percorso della Route 66. Abbiamo appena varcato il confine tra il Texas e il New Mexico e adesso siamo ufficialmente tornati indietro di un'ora perché ci stiamo spostando sempre più verso ovest. Ci stiamo dirigendo verso dei gift shop che ci sono lungo la strada nella route per poi andare verso Tucumcari, che è la prossima vera città che troveremo lungo il percorso. Appena arrivati a Tucumcari siamo completamente in un paesaggio diverso rispetto al Texas. Qua si vede che stiamo iniziando a entrare verso zona canyon, zona comunque più rossa, più desertica. Ci siamo fermati qua in questo shop che si chiama TP Curious e adesso andiamo dentro a vedere cos'hanno. Fatto spesa, ho comprato un po' di souvenir vari
prezzi comunque alti rispetto ai nostri, che è una calamita, 6-7 dollari, però ci sta, è un ricordo dall'America e adesso torniamo verso l'auto e ripartiamo. Devo dire, molto carina Tucumcari, semplice, un po' deserta, ma caratteristica. Tra l'altro, prima di lasciarla siamo anche andati a vedere un monumento dedicato proprio alla Route 66. Nulla di che, ma ovviamente non potevamo farcelo scappare. Volevo un attimo mostrare le cose che avevo comprato. Una Chevrolet rossa di una volta, degli anni 50, preso con 50-60. Un po' di calamite. Questo, che sembra un coltellino, ma in realtà è un pettine. Poi ho preso un altro Chevrolet azzurra e un po' di spillette. Qua, anche questa è molto bella. E basta. Bene, da qui in avanti avevamo due opzioni di viaggio. Come vedete la Route 66 si divide in due parti. Una strada passa tra le montagne e va verso Santa Fe per poi rientrare ad Albuquerque e l'altra invece mantiene il percorso dell'autostrada direttamente fino ad Albuquerque. Ovviamente noi abbiamo sempre cercato l'esperienza originaria della route, quindi penso che avete già capito quale abbiamo scelto, no? Las Vegas? Non però Las Vegas nel Nevada. Las Vegas in New Mexico. Quindi c'è una più piccola Las Vegas in New Mexico. E noi ci siamo. non c'è niente. E non c'è niente. Ma non importa. Siamo a Las Vegas. Siamo arrivati a Santa Fe, è bellissima, già a primo impatto, molto molto bella e molto carina come città, è molto più turistica, ma quasi come una specie di città vacanze secondo me. Tra l'altro Santa Fe è la capitale del New Mexico, che molti probabilmente pensano che sia Albuquerque, che è effettivamente più grande di Santa Fe, però la capitale è per l'appunto Santa Fe del New Mexico. È molto caratteristica, ci sono tutte queste strutture comunque sulle tonalità calde, fatte a blocchi, probabilmente perché non piove comunque, e molto caratteristiche anche dagli vecchi indigeni e i nativi americani, gli indiani d'America che vivevano qua. Infatti ci sono un sacco di anche arte, musei dedicati proprio alla cultura indigena. Praticamente da quello che c'era scritto sul cartello di prima, San Francesco d'Assisi è il patrono della città di Santa Fe ed è per quello che c'è la chiesa dedicata a lui. Bella caratteristica Santa Fe? Sì, comunque diciamo loro hanno 2 o 3 cose interessanti per città.
le mettono lì e ci costruiscono i negozi attorno. Sì, alla fine ricade sempre tutto sul merchandising alla fine. Però bella, molto caratteristica, e anche avere insomma questo stile di costruzioni diverso le dà molto, è veramente molto bella, da vedere assolutamente se venite da queste parti nel New Mexico. E ora si prosegue verso l'ultima tappa di oggi, Albuquerque. Arrivati ad Albuquerque siamo in stanza, che non è male, semplice, e poi questo bagnetto qua classico. Ora sono in costume perché c'è la piscina e quindi si va in piscina oggi ad Albuquerque, e qua stiamo 2 notti tra l'altro, quindi doppia piscina. Ed eccoci alla piscina di Albuquerque. Non è meravigliosa, però fa il suo, e ci voleva una birretta qua. Ma ci voleva una birretta. E anche l'idromassaggio, tra l'altro. Avrete mai immaginato nella vostra vita di fare l'idromassaggio in un motel di merda ad Albuquerque? Vabbè. Hotel 2 stelle. Hotel 2 stelle. E dopo il momento relax ovviamente ci è venuta una certa fame, quindi ci siamo avviati alla ricerca di un posto dove andare a mangiare. Oggi stiamo andando a provare il messicano ad Albuquerque, New Mexico. Ovviamente dobbiamo provare qualcosa di un pochino più spicy. Un pochino più spicy questa sera. Eccoci qua. Henry si è preso un hamburger, invece io e Diego abbiamo voluto provare qualcosa di un pochino più tipico, dai. Questo praticamente è tacos, fagioli rossi, enchiladas e riso bianco. No, il riso e fagioli è riso e il loro fagioli, piatto tipico. diverse cose sullo stesso piatto per $10,95, $10,95 top, e poi ci siamo presi tutta una bibita. E alla fine abbiamo pagato $30 Poco, $10 in 3, $10 a testa praticamente. per totale dopo. Buono. Fammi assaggiare l'enchiladas qua. Così fatto di stanza. Non so, vedo cipolla, carne, fagioli. Una piadini con formaggio. Buona, ci sta. Adesso do un morsetto al taco anche. Ma non è piccante, bisogna buttare noi. Sì. Vero taco questo. Sì. Ci sta. Buono, approvato. Torna a casa? Arrivati ora in hotel, cena dal messicano che si chiamava Frontier Restaurant, super consigliata, abbiamo speso poco e mangiato molto bene qui ad Albuquerque. Adesso niente, è ancora presto, però relax e poi dormire, che domani sarà una bella giornata impegnativa a visitare tutta Albuquerque. Buongiorno a tutti, sono le 7:40 di mattina, siamo qui ad Albuquerque, il tempo non è dei migliori e adesso stiamo andando a fare il Breaking Bad Tour in giro per Albuquerque. Più tardi poi andremo a vedere una specie di riserva indiana, se non addirittura 2. Speriamo che il sole esca un po' e che si schiarisca un po' il cielo, ecco, per il pomeriggio per l'appunto. Siamo appena arrivati alla prima location, che è questa qui. Non so se la ricordate, ma è casa di Jesse Pinkman in Breaking Bad. Eccola qua. E di là c'è il cancello dove Walter White e Jesse parcheggiano per la prima volta il furgone. Troviamo ora in un altro punto molto importante della storia di Breaking Bad, ossia quando Walter White ha il primo incontro con Tuco. Questo palazzo qui.
tutt'oggi è adibito a bar caffè. Arrivati ora in un punto che non c'entra molto con Breaking Bad ma più con Better Call Saul, e è dove praticamente Mike Ehrmantraut lavora nel casello. Ci stiamo dirigendo verso l'Albuquerque Convention Center, dove da poco tra l'altro hanno installato le statue di Walter White e Jesse Pinkman all'interno, quindi adesso andremo a vederle. Eccole, sono là. Sono là, Harry. Sono là in fondo. Beh, nulla di che, però un saltino per gli appassionati di Breaking Bad e Better Call Saul, qui bisogna passare. È uno secondo me, delle tappe che vale la pena di vedere. Soprattutto perché sono state appena installate, saranno Sì, un anno forse. un anno e mezzo, quindi Esatto. vale la pena. Sono anche parecchio alte, sinceramente. Alte, ben fatte, Ben fatte. i lineamenti sono perfetti. Sì, lineamenti ben fatti, quindi top. Ci troviamo su un'altra importante location. Siamo al motel dove c'è l'incontro con Cindy, la prostituta, e con Jessie, che per l'appunto loro alloggerebbero qua in qualche notte, e anche con Hank e Walter Jr., sempre con Cindy qua. Ora siamo alla prossima location, e è la casa di Jessie e Jane, la casa dove vanno a convivere assieme, che è esattamente questa qui. Siamo arrivati ora in una delle location principali di Breaking Bad, che fa riferimento a Gustavo Fring, antagonista della serie televisiva, e è Los Pollos Hermanos, che in realtà in real life si chiama Twisters. Eccolo qua. Bellissimo. Bello, c'è location pazzesca, da Twister, dentro avevano qualcosina legato ovviamente a Breaking Bad e a Better Call Saul, però alla fine è proprio un vero fast food, c'è un sacco di clienti comunque all'interno che stavano mangiando, sembra quasi finto essere all'interno, ma in realtà è tutto vero, è un fast food vero che per l'appunto va avanti e esiste e si chiama Twisters. Siamo appena arrivati alla prossima location di Breaking Bad, la casa di Hank e Marie Schreider. Quello è il garage dove dopo Walt e Hank si picchiano all'interno. E questa è tutta la casa. Tra l'altro è anche un bellissimo quartiere con un sacco di belle case intorno, e bello tra le montagne, e adesso ci abbiamo di nuovo per la prossima location. Siamo arrivati ora ad una location storica sia per Breaking Bad che Better Call Saul, e è per l'appunto l'ufficio di Saul Goodman, che sarebbe esattamente qui. Anche se non si vede niente, non c'è niente, nessuna scritta, sì, sarebbe qua, ma è stato tutto cambiato. Sì, bello, però un po' una delusione che non ci sia comunque nessun riferimento alla serie, nessun riferimento a Breaking Bad, a Better Call Saul. Non la vendono bene, secondo me potrebbero venderla molto di più e proprio guadagnarci anche da questo. Avrebbe anche senso sinceramente, però non spingono il tutto a livello turistico.
Però bello comunque, è sempre una... Insomma, vedere dove è stato girato un film è sempre una bella esperienza. Ovviamente ora siamo arrivati al luogo per eccellenza di Breaking Bad, ossia la casa di Walter White. Eccola qua, ragazzi. Non c'è Karen però, non c'è la Karen che ci urla contro. Tra l'altro, non so se lo vedete lì in basso a destra, ma abbiamo incontrato per la prima volta un Roadrunner, praticamente Bip Bip nel cartone animato di Willy il Coyote. Appena arrivati vicinissimo dalla casa di Walt, ad un'altra location molto importante, ossia l'autolavaggio che Walt e Skyler comprano per il riciclaggio del denaro del lavoro sporco di Walt. Eccolo qua. E nulla, è semplicemente un autolavaggio alla fine, però era stata una delle location anche importanti del film. Ultima location in città che dobbiamo vedere oggi di Breaking Bad, che anche qui è un punto abbastanza importante per la storia. La lavanderia dove Walt e Jesse lavorano per gas. Eccola qua. Bello. L'ultima location che adesso dobbiamo vedere di Breaking Bad, sperando di riuscirci oggi pomeriggio, ma non dovrebbero esserci problemi, è il primo punto della serie in cui Jesse e Walt hanno cucinato nel deserto, che è in una riserva Navajo qua vicino, e se riusciamo oggi pomeriggio andiamo a vederla. Bene bene bene, piaciuto il Breaking Bad Location Tour? Spero di sì. Spostarci in giro per tutta Albuquerque ci ha però fatto venire una certa fame. E come non provare finalmente un diner statunitense a tema Route 66 molto consigliato online. Ovviamente, come in un tipico film americano, ci siamo presi un buon frappè alla vaniglia, Harry? Buono, notevole. accompagnato da un hamburger con le patatine. Buono, dai. Approvato. E dopo la mangiata si riparte in direzione del Petroglyph National Monument. Prima di chiudere con l'ultima tappa di Breaking Bad, ci siamo fermati in questo parco nazionale che si chiama per l'appunto il Petroglyph National Park. In questo parco potremo trovare diverse rocce con pitture rupestri fatte dai nativi americani. Abbiamo appena scoperto che in realtà questo non è il posto, ma dobbiamo prendere l'auto e spostarci perché ci sono diversi siti, presumo. Sì, Tre siti diversi nel giro di un paio di chilometri da qua, sì. che per l'appunto si possono visitare, però bisogna spostarsi in auto da un punto all'altro. Quindi andremo a quello più vicino adesso, che è a 2 km da qua, 1,5 km da qua, e che si chiama Bocca Negra. Bocca Negra. Siamo arrivati al Bocca Negra Canyon e adesso stiamo iniziando a scalare questo sentiero che ci porterà a vedere i vari petroglifici in questa desolazione, in questa landa desolata del New Mexico. Ecco qua il primo, tra l'altro. Cosa c'è scritto? Ah, Western Diamond Rattlesnake. Abbiamo anche i serpenti.
l'area. Siamo appena rientrati, devo dire carino, però nulla di che. Cioè in Italia comunque ne abbiamo di meraviglie un pochino più belle, qua erano 4-5 pietre buttate là con degli scarabocchi sopra. Potranno essere anche antiche, per carità di Dio, però secondo me non ne vale proprio tanto la pena se siete ad Albuquerque. È gratis qui sotto naturalmente, cioè se volete farvi una camminata e vedere dall'alto il passaggio di Albuquerque, assolutamente da fare. Ma se venite qua per vedere i reparti storici eccetera eccetera non so se ne valga la pena. Adesso ripartiamo e andiamo verso la location di Breaking Bad, dove Jesse e Walt cucinano per la prima volta. Considerando anche il veicolo che stiamo guidando, soprattutto perché siamo in un territorio dei nativi americani, ci sembrava neanche troppo rispettoso. Sì, e neanche troppo sicuro anche in realtà avventurarsi in un off-road in mezzo a questi paesaggi comunque dispersi nel nulla senza connessione internet. Quindi sfortunatamente niente ultima location di Breaking Bad. Come vedete ho fatto di alcuni video riguardanti la montagna, che tra l'altro si vede nelle riprese originali della serie televisiva, dove al di sotto di essa c'è per l'appunto il camper, però non ci siamo andati effettivamente a fianco. Ora ritorniamo verso Albuquerque, ci fermiamo in un Walmart a prendere un po' di cibo per domani e poi ritorniamo in albergo per un po' di meritato relax, anche perché sono ormai le 5 di pomeriggio ed è da stamattina che giriamo. Siamo arrivati in piscina, adesso relax, così si conclude la giornata. Beh, anche il mio iPhone ha deciso di farci un tuffo alla fine, ma ora andiamo a mangiare ed io e Diego avevamo proprio voglia di un burrito, quindi siamo al Frontier Restaurant a mangiare il messicano. Mexicano. Non è quello di ieri. Beh, sembra tutto buono. Vado. Mamma mia. Piccante ma top, buonissimo, buonissimo. Buonissimo. Buongiorno, nuova mattinata qui ad Albuquerque, stiamo per partire in direzione dei Four Corners. Abbiamo 4 orette di strada e ci sposteremo per l'appunto verso l'Arizona e lo Utah, perché oggi si aspettano per l'appunto i Four Corners e poi oggi pomeriggio la Monument Valley. Quindi partiamo, che di strada ne abbiamo da fare. Proseguendo in queste strade sperdute e infinite e dovremmo arrivare al monumento dei Four Corners all'incirca fra un'ora e un quarto, quindi ce n'è ancora di strada da fare. Appena varcato il confine tra il New Mexico e l'Arizona. Supersonic. Super. C'è da pagare $8 a persona per vedere il monumento dei Four Corners. Se dovete venire tenete a mente che si paga $8 a persona.
Come vedete, il monumento dei Four Corners è praticamente l'unione geografica di 4 stati degli USA, degli United States of America, e sono praticamente lo Utah, l'Arizona, il Colorado e il New Mexico. Andiamo in Colorado, andiamo in Utah, andiamo in New Mexico e in Arizona, e poi girare intorno. Tra l'altro questa la possiamo considerare anche una location bonus di Breaking Bad, perché in un episodio Skyler White, dopo che ha litigato con Walt, viene qua ai Four Corners e lancia una monetina per decidere in quale stato sarebbe dovuto andare. Non male i Four Corners, non penso valgano $8 a persona per l'ingresso, però è una buona scusa per dire di aver messo piede anche in Colorado. Ma ora riprendiamo il nostro viaggio verso la vera tappa di oggi, la Monument Valley. Arrivati in hotel, bellissimo, tra l'altro bello, però non possiamo ancora fare il check-in perché apre alle 3 di pomeriggio, sono ancora le 2:15, quindi invece di scaricare i bagagli come volevamo fare dopo andare alla Monument, che è là in fondo, andiamo direttamente alla Monument, che ci mettiamo 40 minuti da qua, così ce la gustiamo in queste 2-3 orette e poi torniamo qua, check-in e si chilla in piscina, che è molto bella oggi. Eccola qua. Andiamo. Siamo ufficialmente all'interno del Monument Valley ed è semplicemente una meraviglia. È, non lo so, indescrivibile come esperienza. Guardate qua. Stupenda. Stupenda. Ma ora riprendiamo l'auto ed addentriamoci finalmente nella vallata. Un consiglio: se dovete fare il tour della Monument Valley, assicuratevi di avere un'auto che sia in grado di sopportare un off-road su sterrato, non essendoci infatti più asfalto da qua in avanti. Eventualmente ci sono a disposizione delle navette che con un costo extra vi fanno fare il tour. Primo punto panoramico. Bellissimo, bellissimo. Questa montagna è chiamata Merrick, eccola qua. Ci siamo fermati a vedere l'elefante, che ha questa formazione davanti, che dovrebbe ricordare insomma un elefante. Punto numero 4 del percorso e siamo alle 3 sorelle, ecco qua, che sono esattamente quelle là in alto. Le 3 sorelle. Stiamo andando anche abbastanza veloci, cioè 2 foto ci si rimette in marcia perché comunque il percorso è lungo. Sono all'incirca 2 ore di percorso alla fine e quindi adesso ripartiamo, che è meglio. Salve. Abbiamo rallentato ora al Camel, che è questo qua, il punto numero 5, ossia il cammello, eccolo là. E ora stiamo comunque proseguendo. Dove parcheggio? Ah, mettiti là. Siamo arrivati in un altro punto panoramico, si chiama il The Hub, adesso andiamo a vederlo.
qua, siamo arrivati al punto 7 o 8, il totem pole. Presumo che sia questo qua davanti, deduco. Siamo arrivati ad un altro punto panoramico chiamato Sands Spring. Presumo che si riferisca alla sand qua, a questa rossa. Ah sì, è possibile, c'era un corso d'acqua qui. Comunque si estende tantissimo, cioè i monti finiscono, però continua tanto in fondo. Vamonos. Siamo arrivati al Spearhead Mesa, che è questo qui. Ok, dovremmo essere arrivati ad un altro punto panoramico stupendo e in teoria si chiama The Mountain Tail, cioè la coda della montagna, che dovrebbe essere questa qua alle mie spalle, questa. Però davanti a noi c'è una vista. Guardate. Stupendo, stupendo, bellissimo, stupendo. Ripartiamo. Questo qua è il Nord Window, quindi la finestra sul nord. E qua abbiamo, The Thumb, che è il pollice. Esatto. Comunque reso conto, quanto abbiamo speso? Meraviglioso, 8 euro a testa. $8 a testa. Niente, non abbiamo speso tanto sinceramente, comunque considerando il giro vale perché merita tantissimo. I corners non ne valevano. Esatto. No, sì, esatto. Assolutamente. Consiglia quello di non venire con la propria macchina. No, venite con un SUV per piacere o superiore, ma se noleggiate in America comunque un SUV ve lo danno di solito. Meraviglioso. Sì, bellissimo, bellissimo. E adesso ci godiamo di nuovo un attimo il panorama e poi si va verso il Forrest Gump Point. E siamo arrivati all'ultima location di oggi, che è per l'appunto, come accennato prima, dove Forrest Gump corre nel famoso film di Forrest Gump con Tom Hanks. Eccolo qua, davanti a noi. Bello, figo, un sacco di gente però, cioè devi un po' combatterla per riuscire a fare la foto, però se ci riesci merita, cioè ci sta. È anche un bel punto panoramico comunque per vedere la Monument Valley dietro, quindi approvato, assolutamente approvato. Ora ci dirigiamo verso l'hotel e per oggi basta, siamo cotti. Ottimo, giornata super produttiva e ci vediamo domani. Sono le 6:30 del 16 agosto, ci stiamo avviando adesso verso l'Antelope Canyon, che è la prima tappa di oggi, e abbiamo il tour che parte alle 9:10 di stamattina, però bisogna essere lì alle 8:30 e comunque abbiamo un'ora e mezza di strada. Quindi è meglio partire presto, che così arriviamo prima e ci garantiamo i posti. E non vedo l'ora per l'Antelope, secondo me sarà molto figo. Questo tour si chiama il C. Begalonini Tour, è praticamente sempre uno dei tour indiano che si può fare per l'Upper Antelope Canyon. Ce ne sono diversi posti, diversi provider che danno per l'appunto questa esperienza di entrare all'interno dell'Upper Antelope Canyon. Noi abbiamo scelto questo perché era uno tra i più economici comunque e anche con gli orari ci andava bene. Abbiamo pagato $100 a persona più o meno, quindi $300, che non è poco, però vedendo le foto dovrebbe valerne la pena. Se venite all'Antelope Canyon fate l'Upper Antelope Canyon, che dovrebbe essere quello più bello. E niente, ora aspettiamo qui, abbiamo già fatto il check-in e fra poco dovrebbero chiamarci per salire sulle jeep e partire.
Prima di partire vorrei aggiungere una cosa che abbiamo aspettato più di un'ora in più, perché hanno un fuso orario completamente diverso. Non lo Stato, Loro possono andare qua un orario. a un'ora indietro, quindi se voi venite tenete conto che possono un'ora indietro. It is a walking tour, so we'll be constantly moving together inside the canyon as a group. I'll stop, show you guys some nice spots, take a good photo, where to stand, where to get good. Ma bando alle ciance e mettiamoci in marcia! Ed ecco davanti a noi l'Antelope Canyon, uno spettacolo della natura che non ha bisogno di spiegazioni, ma vi lascio godere le immagini che parlano da sé. Presumo che il giro sia finito, ora stiamo facendo questo sentiero che penso ci riporterà all'auto e alla jeep per poi tornare verso casa, ma mi sa di sì, perché vedo le jeep là in fondo. Bello, molto 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 bello, forse da venire a mezzogiorno, secondo me a mezzogiorno è il top, perché è la luce che viene proprio dall'alto e fende i canyon, però bello, forse $100 un po' tanti a testa, anche comunque per il tempo che ci abbiamo messo, cioè alla fine il giro dura 40 minuti, una roba del genere, se non conti le jeep che ti portano qui e indietro, quindi bellissimo da vedere, però sì, diciamo che una volta nella vita, ecco, mettiamo così. Sono troppo lunghi sti scalini. Siamo scesi dalla jeep e adesso ci rimettiamo in marcia verso Cage, dove mangeremo e poi si va a vedere altre cose del Grand Canyon. E dopo questa breve visita a Page ci siamo diretti verso il prossimo punto panoramico, l'Horseshoe Show Bend. Siamo arrivati ora in uno dei punti più iconici della fotografia nel Grand Canyon, ossia l'Horseshoe Bend, che è praticamente un'insenatura del fiume Colorado dove fa questa specie di ferro di cavallo e da cui per l'appunto è il nome. Tenete a mente che quando venite su questi posti dovete quasi sempre pagare. Noi abbiamo pagato $10 per parcheggiare l'auto, che praticamente alla fine comprende anche la visita a piedi di questa attrazione. Veramente meraviglioso ed anche se un po' turistico è senza dubbio da vedere, specialmente in una giornata limpida come oggi. Ci siamo quindi rimessi in marcia attraversando gli stupendi paesaggi dell'Arizona verso il nostro hotel a Tuba City. Abbiamo fatto il check-in in hotel a Tuba City
Penso che sia forse l'unico hotel della città, se non il secondo forse. Adesso siamo fuori programma, ma ci stiamo dirigendo verso Flagstaff. Non era incluso nel giro che dovevamo fare, però visto che siamo arrivati in hotel alle 3 di pomeriggio e siamo riusciti a fare tutto quello che dovevamo fare stamattina per le 2, ci stiamo dirigendo verso Flagstaff, che è penso l'ultima città importante prima di Los Angeles sulla route, quindi solo per andare a vederla e dire che ci siamo passati ci stiamo andando, tanto alla fine è un'ora e un quarto di strada da Tuba City, quindi andare, vedere 2 cose e poi tornare indietro a dormire a Tuba stasera. Ci siamo fermati a Flagstaff in uno dei punti un pochino più iconici che abbiamo trovato online, che è questa stazione dei treni che dovrebbe avere un bellissimo murales della Route 66 davanti. Carino, ci sta. Comunque siamo questa qua davanti che ci passa a fianco è la Route 66, quindi l'abbiamo ripresa un secondo giusto per vedere dove passava Flagstaff e adesso ritorniamo invece verso Tuba City. Buongiorno, è una nuova giornata alla scoperta dei Canyon d'America e dei National Park. Oggi ci stiamo dirigendo verso il Grand Canyon National Park. Abbiamo lasciato Tuba City dove abbiamo alloggiato stanotte da all'incirca 20 minuti e abbiamo un'altra ora di strada prima di arrivare al Visitor Center. Il primo punto che abbiamo trovato è questo qua che si chiama Desert View. La mappa non è chiarissima, quindi secondo me è un po' da esplorare in giro. Tenete a mente che quando arrivate qua il Grand Canyon National Park è un'ora indietro, quindi noi pensavamo di arrivare dopo le 8, ma invece siamo arrivati prima delle 8. Il parco apre alle 8, fortunatamente ci hanno fatto entrare, ma siamo tra i primi all'interno del parco. C'è sempre questo sbalzo di fuso orario che non ho ben capito, però da quello che ho letto online fa riferimento all'ora legale, che non viene adottata all'interno di alcuni parchi nazionali degli Stati Uniti. L'ingresso è $35 a automobile e poi ci sono diverse tariffe per altri veicoli. Siamo appena arrivati a Lipan Point, che è un altro punto sulla vista del Grand Canyon, leggermente più verso sud-ovest. Siamo appena arrivati ad un altro punto che si chiama il Moran Point. Stiamo proseguendo lungo la strada comunque segnata sulla cartina e è questo qui davanti a me. Siamo arrivati ora, presumo, a uno dei punti più iconici dove vedere il Grand Canyon e si chiama il Grand View Point e adesso ci stiamo incamminando verso il punto dove si può vedere al meglio, ecco. Faccio Tom Cruise e mi lancio. C'è un cazzo. Vai. Eccomi qua. Eccoti, arrivato. Siamo scesi adesso al Visitor Center, che è diciamo l'area principale, e dobbiamo prendere diversi bus perché ci sono delle zone del parco che non possono essere visitate con l'auto. Quindi abbiamo parcheggiato e ora dobbiamo prendere ad esempio la linea arancione e poi ne prenderemo altre comunque per vedere diverse parti del parco. Eccoli qua i bus, questi. Questa qui è la parte solo con l'autobus, invece in macchina si può percorrere anche tutto questo tragitto che ha diversi punti di interesse dove ci si può fermare e
e visitare. Questo era il primo punto di stamattina dove siamo entrati, infatti noi siamo arrivati da questa qua, dall'East Entrance Station. E dopo un po' di esplorazione abbiamo ripreso il bus verso la prossima tappa. Siamo appena scesi allo Yaki Point, che dovrebbe essere il capolinea di questo bus, e poi torna indietro. Sembra molto bello. Come vedete, una delle cose che più ho amato del Grand Canyon è che ti puoi avventurare liberamente tra la bellezza di questa meraviglia della natura. Siamo qua, bisogna andare qua adesso e poi si va al Visitor Center. Siamo appena scesi dall'autobus a Pipe Creek Vista. Eccola qua. Sembrerebbe che quel treno lì ti porti fino al Grand Canyon, cioè direttamente così, prendendo il treno sul vagone, è proprio dedicato al Grand Canyon, è fighissimo. Comunque adesso abbiamo cambiato fermata, dalla linea blu stiamo andando a prendere la linea rossa per andare in un altro punto del canyon. Questo è il percorso. Noi prima abbiamo preso la linea arancione che dal Visitor Center ci ha portati fino a qui allo Yaki Point e tornando indietro. Adesso abbiamo preso l'azzurra che ci ha portato fino a qui, da qui prenderemo la rossa che ci porterà fino alla fine, all'ultimo punto che si può visitare del canyon. Quindi in totale ci sono 3 linee che praticamente ti portano all'interno di tutto il canyon, comprese nel biglietto d'ingresso, l'autobus è gratuito. E dovremmo vedere questo specialmente, che è l'Opi Point, che dovrebbe essere un punto famoso, e basta, poi alla fine torneremo a casa. Ecco, vedete questa ragazza con il vestito viola ed il cappello un po' particolare? Si tratta di un Amish, una comunità religiosa cristiana insediatasi negli Stati Uniti nel XVIII secolo e proveniente dalla Svizzera. Gli Amish seguono una vita molto rigida, con una mentalità vecchio stile e completamente al di fuori della società moderna. Pensate che girano ancora con carrozze e cavalli. Ne abbiamo trovato un gruppo intero in visita con noi e di certo non passano inosservati. Ma ora torniamo al prossimo punto. Siamo arrivati in teoria a uno dei punti più belli, cioè l'abisso, e l'autista dell'autobus stava dicendo che ci vogliono 13 secondi per cadere fino al fondo di questa vallata qua dove siamo adesso. Siamo usciti dall'autobus e sta piovendo. Bene. Esatto. È cambiato anche il tempo qua, adesso è diventato molto più freddo. Però ora ci aspettano 4 ore di auto per arrivare in una cittadina sperduta in mezzo ai canyon chiamata Panguitch, dove abbiamo l'hotel dove alloggeremo questa notte, quindi ci aspetta tanta strada. Buongiorno a tutti,
altro giorno, altro canyon, l'ultimo della serie che stiamo facendo lungo il nostro percorso. Oggi andremo a visitare il Bryce Canyon, che è un altro canyon molto famoso nel complesso tra lo Utah e l'Arizona, ed è molto particolare per queste montagne che sono realizzate a strati e quindi si vedono per l'appunto i vari livelli in cui c'è stata l'erosione da parte dell'acqua. Siamo dentro il Bryce Canyon, ci stiamo ora avviando verso uno dei punti migliori da cui vedere per appunto il canyon, che si chiama l'anfiteatro. Ci sono diversi punti lungo questo semicerchio che fa, dove si può per appunto ammirare il paesaggio da diversi punti di vista differenti. Quello che state vedendo è il Sunrise Point, invece ora stiamo scendendo per andare a vedere il Queen Trail Point, che dovrebbe essere un altro punto in cui si vede una particolare formazione rocciosa. Adesso dobbiamo prendere la macchina e andare al Sunset Point. Questo che vedete è l'Inspirational Point, un altro punto panoramico stupendo su praticamente tutta la vallata. Sfortunatamente ha iniziato un po' a piovere, peccato, però è stupendo. Possiamo andare. Bene, da qui in poi la situazione pioggia ha iniziato a farsi un po' complicata. Come vedete il Bryce Canyon National Park ha numerosi punti distanti tra di loro che si possono visitare raggiungendoli a piedi o in auto. La parte dell'anfiteatro dove eravamo fino ad ora è la più turistica e la più veloce da visitare, ma visto che era ancora presto abbiamo deciso di provare ad arrivare all'ultimo punto visitabile, ossia il Bryce Point, ad un'altitudine di 2529 metri sul livello del mare. Salendo di altitudine però la pioggia ha iniziato a farsi molto più intensa, costringendoci a ritornare indietro e vedere al volo solamente un paio di altri punti importanti lungo la via del ritorno. No, piove veramente tanto. Che freddo. L'ultimo punto che volevamo visitare era la Mossy Cave, al di fuori del parco, che sfortunatamente però non siamo riusciti a vedere visto il tempo. Per arrivarci infatti bisognava fare un trekking abbastanza lungo e in salita, e sinceramente non ci siamo fidati. Quindi ora ci rimettiamo in viaggio e andiamo verso Las Vegas, dove dormiremo stasera, e dovremo arrivare fra all'incirca 4 ore e mezza, una cosa del genere. Quindi tanta pazienza e si guida. Nel lago artificiale. Un'ora e 20. Siamo appena entrati in Nevada, ossia il 10° stato che abbiamo visitato, che abbiamo toccato in questa Route 66 con un po' di deviazioni, e siamo tornati indietro di un'ora. Tra l'altro adesso ci siamo ricollegati all'ora della parte ovest degli Stati Uniti d'America, quindi Nevada e California, e adesso ci stiamo sempre avviando verso Las Vegas, che è davanti a noi, ma manca ancora all'incirca un'ora e 20 per arrivare. Prendi l'uscita 38B. Stasera alloggiamo al Paris Hotel di Las Vegas e anche domani notte. È palesemente una notte da leoni.
Benvenuti a Las Vegas. Adesso doccetta veloce e poi ovviamente si esce. Stasera si esce. E dopo questo giro veloce al Paris Casino ci siamo avviati verso l'uscita per andare ad esplorare la città, dirigendoci verso la Strip, ossia la strada principale che taglia a metà Las Vegas e collega gli hotel e casinò più importanti tra di loro. È un'assurdità. Dopo il Caesars Palace ci siamo spostati verso il Flamingo, il casinò più antico di Las Vegas, e poi non potevamo ovviamente farci mancare il Venetian, ossia il casinò a tema Venezia con la ricostruzione di Piazza San Marco e del suo campanile proprio di fronte. Palazzo Ducale. Io pensavo fosse Puggiotto, sinceramente. O Canaletto. Mamma mia. Già, slot machine su slot machine, questa è Las Vegas. Una città fasulla e costruita solo per fini di lucro, e basta. E fidatevi se vi dico che le nostre reazioni sono vere al 100%. Las Vegas è decisamente unica nel suo genere. Che dire? Che dire? Andiamo a trovare uno spritz. Magari un crostino con delle seppioline e baccalà mantecato. Usciti dalla finta Venezia ci siamo quindi diretti al Bellagio Hotel e Casino. E devo dire molto particolare anche questo. Ma il Bellagio è in realtà famoso per il suo spettacolo di fontane, che ci siamo goduti per qualche minuto prima di tornare al Paris Hotel. Ma prima di chiudere la giornata cosa fai? Non provi a giocare? Cioè, siamo a Las Vegas d'altronde. Insert bill. Lì 880 credits. Ce li ho già. Ah, 88. Bravo. Non ho capito cosa ho vinto. Ho vinto 0.12. Collect. Ho vinto 0,12 centesimi! Questa mattina ci siamo svegliati presto per dirigerci verso l'ultimo National Park della nostra avventura, la Death Valley. Distante circa 2 ore da Las Vegas e situatasi tra lo stato della California e del Nevada, la visiteremo per tutta la mattinata. Ed infine concluderemo la nostra giornata di nuovo a Las Vegas, ma questa sera provando a vincere qualcosa di più di 0,12 centesimi. Ma prima di arrivare alla Valle della Morte, come potevamo non fermarci ad uno shop alieno lungo la strada? Infatti la Death Valley è situata molto vicina alla famosa Area 51. Ovviamente è la classica americanata per vendere souvenir, ecco. Ovviamente dovevo comprare delle stronzate. Ci siamo quindi rimessi in marcia e dopo una mezz'ora circa siamo arrivati al primo punto panoramico della Death Valley, lo Zabriskie Point. Veramente spettacolare, con queste formazioni rocciose ondulate di color giallo e marrone. In seguito ci siamo diretti verso il Visitor Center per cercare una mappa in modo da muoverci liberamente all'interno del parco. Infatti, da quando si varca l'ingresso non vi è più copertura telefonica, probabilmente dovuto alle diverse catene montuose che lo circondano e dal fatto che si trova a ben 86 metri sotto il livello del mare. La Death Valley, oltre ad essere il punto più basso degli Stati Uniti d'America, è anche quello più caldo, registrando temperature costanti sopra i 50 gradi Celsius. Fortunatamente, come vedete, oggi era nuvoloso e le temperature erano sicuramente più sopportabili. Detto ciò, stiamo andando a vedere le Mesquite Flat Sand Dunes, quindi le dune di sabbia che sono all'interno della Death Valley. Sembra molto particolare anche perché c'è questo assembramento di sabbia
immerso ad una vallata piena di rocce, quindi è un po' particolare come cosa. Sfortunatamente, appena dopo essere ripartiti alla volta del terzo punto, i ranger ci hanno fermati per dirci di uscire dal parco immediatamente, vista la tempesta in arrivo. Da lì al giorno seguente fidatevi che è stato meglio così, infatti nel nostro primo viaggio negli USA ci siamo beccati anche un uragano, ma questa è la storia del prossimo episodio, quindi rimanete aggiornati per capire come andrà a finire. Scontenti per non aver visto tutto il parco, ci siamo rimessi in marcia per tornare verso Las Vegas. E siamo ritornati a Las Vegas. Non possiamo visitare la cappella perché c'è un matrimonio in questo momento. E niente piscina perché chiude alle 6, ossia fra 15 minuti, e piove. Quindi niente. Tornati in stanza ci siamo quindi preparati per uscire. Siamo pronti, seconda serata a Las Vegas. Oggi si gioca. Non so quanto potrò farvi vedere, però capiamo cosa succederà. Staremo a vedere. Andiamo. Quindi ci siamo diretti al Paris Casino di Las Vegas, quello che avevamo sotto l'hotel praticamente. E dopo aver fatto un giro tra i vari tavoli, insomma dei vari giochi, ho deciso di sedermi al tavolo della roulette. Un gioco molto semplice in realtà e soprattutto di fortuna, ed è il gioco che in realtà volevo fare io. Infatti io mi ero già studiato bene come funzionava quel gioco perché era quello che volevo fare. La strategia era molto semplice: puntare o sul rosso o sul nero. Infatti c'è il 49% di possibilità circa che venga fuori uno dei due, e quando esce tu raddoppi la somma che hai messo sul rosso oppure sul nero. Io avevo $50 e quelli volevo giocare quella sera. Quindi li ho dati al tavolo, il tavolo mi ha dato le mie 2 fiche da $25 l'una, perché la puntata minima era di $25, e io ho giocato le mie 2 manche. Sfortunatamente ho perso entrambe le 2 manche e quindi mi sono ritrovato a $0 nel giro penso di 5 minuti. Ecco, come ho detto è un gioco di fortuna, quindi può andare bene o male. Quella sera è andata male. Ero molto ovviamente dispiaciuto da tutto ciò, Diego e Henry erano ovviamente anche loro dispiaciuti, però hanno cercato di fermarmi perché l'intento di giocare ancora c'era, fidatevi. Ma infatti è proprio per questo che io vi ricordo che giocare a gioco d'azzardo è una dipendenza a tutti gli effetti, e ve lo dico per esperienza personale, vorreste giocare di più, specialmente quando perdete. Ma per farmi passare insomma questo istinto di giocare ancora, ci siamo fatti una passeggiata intorno e poi siamo ritornati al Paris Casino di Las Vegas, dove abbiamo visto una macchinetta, non una slot machine, ma una specie di macchina automatizzata della roulette, con una puntata minima di $5 e non più 25. E allora lì ho guardato Diego e ho guardato Henry e ho detto: va bene, ho $5 in portafoglio, mi ero portato via $55, quelli erano. Ho detto, questi sono i $5 che mi rimangono. Li gioco perché volevo comunque almeno cercare di ritornare in pari con quello che avevo speso, insomma. Mi gioco questi $5 e vediamo come va. Se perdo, torniamo in albergo. Se invece vinco, allora continuo a giocare per provare a vincere di nuovo i miei $50 del capitale di investimento iniziale. Ho preso i miei $5, li ho inseriti nella macchinetta e ho iniziato a vincere. Ma ho vinto! Vinto. Ho perso anche qualche volta, però comunque dopo rivincevo altre 2 volte e così sono andato avanti per tipo 2 ore, cioè non poco, 2-3 ore siamo andati avanti, fino a quando sono arrivato alla cifra che avevo prestabilito, ossia $55, ossia il mio capitale di investimento iniziale. E tra l'altro ho fatto anche un video, eccolo qua, dove io e Diego reagiamo alla nostra vincita del capitale di investimento iniziale, e successivamente Diego mi fa: fermati. Io mi fermo, ritiro il mio voucher da $55, vado in cassa, ritiro il cash e ce ne ritorniamo in albergo. E così si conclude la nostra esperienza, diciamo abbastanza positiva dei casinò, ecco. Siamo rientrati in stanza d'albergo, sono le 2 di notte. Oltre a essere rientrato nel capitale iniziale che avevo perso,
sono riuscito sia a riguadagnarlo, ma anche, dopo aver fatto un investimento comune, a guadagnare $10 a testa. 11 per l'esattezza, $11 a testa. Quindi guadagnato quello che abbiamo guadagnato e ora si va a dormire che domani si parte per Los Angeles. C'è il Lugano. Oggi lasceremo Las Vegas per dirigerci verso Los Angeles, tappa finale del nostro viaggio. Tuttavia non sarà facile raggiungerla a causa di un'enorme tempesta tropicale che si sta avvicinando sempre di più a Los Angeles, ma a questo ci arriveremo tra pochissimo. Dopo aver recuperato l'auto ci siamo diretti dapprima verso le Seven Magic Mountains, una piccola attrazione turistica lungo la strada per LA. Siamo arrivati alla prima tappa della giornata, che è a soli 26 minuti da Las Vegas e sono le Seven Magic Mountains. È praticamente una specie di Cadillac Ranch, però fatto con delle pietre enormi colorate. Le Seven Magic Mountains sono infatti un'installazione artistica costruita tra il 2015 e il 2016 ed ideata dall'artista Ugo Rondinone. L'opera rappresenta letteralmente un qualcosa di artificiale in un ambiente naturale, ossia le 7 torri di pietre colorate nel bel mezzo della natura. L'opera era destinata a scomparire dopo 2 anni, trattandosi di un'esibizione temporanea, ma con i suoi circa 325.000 visitatori annuali rimarrà visitabile fino al 2027. Siamo quindi ripartiti alla volta di Los Angeles, nonostante il tempo però iniziasse a cambiare notevolmente. Infatti, proprio il giorno prima avevamo ricevuto questa notizia di un uragano chiamato Hilary che si stava avvicinando rapidamente verso Los Angeles e i suoi dintorni. Vi invito infatti a recuperare l'episodio scorso se ve lo siete perso, ecco. Questo uragano, che si era formato il 16 agosto 2023, quindi ben 4 giorni prima rispetto a oggi, si era già abbattuto su tutto il Messico. Infatti, provenendo proprio da là, aveva portato un sacco di distruzione e si sarebbe abbattuto sotto forma di tempesta tropicale entro fine giornata nella città di Los Angeles, dove proprio stavamo andando. E pensate che si sarebbe trattata della prima tempesta tropicale dopo 84 anni ad abbattersi sul sud della California, con venti fino a 220 km/h e piogge che avrebbero portato un quantitativo di acqua in una giornata pari a quello di un intero anno. Stiamo parlando veramente di cose estreme e catastrofiche, ma giustamente vi starete chiedendo perché cavolo vi siete messi in marcia con una tempesta tropicale, un uragano che si stava per abbattere sulla città di Los Angeles? Oltre a quelle notizie che avevamo sentito, in realtà non c'era nessun divieto di circolazione e noi avevamo delle tappe prestabilite, dovevamo arrivare a Los Angeles quella giornata perché non potevamo fermarci un'altra notte a Las Vegas. Quindi proprio per questo ci siamo messi in marcia e siamo partiti. Dopo una mezz'oretta circa la pioggia ha iniziato a farsi veramente intensa, la tangenziale ha iniziato completamente ad allagarsi e abbiamo addirittura rischiato un incidente con un camion, visto i nostri pneumatici che erano praticamente consumati, maledetto autonoleggio. Siamo quindi usciti al primo svincolo disponibile e ci siamo fermati ad un benzinaio per discutere ovviamente di un piano di viaggio alternativo, perché la tangenziale per noi era completamente off limits. Dopo un po' di pianificazione e anche con l'aiuto di Google Maps che ci segnalava gli incidenti in tempo reale, abbiamo deciso che la strada migliore da percorrere per arrivare a Los Angeles fosse dalle montagne, praticamente dalle montagne quelle che ci sono dietro la scritta di Hollywood, per capirci, perché pensavamo ovviamente fossero meno trafficate e anche più praticabili. Ecco, penso che sia stata la decisione peggiore che abbiamo mai intrapreso. Da lì in poi abbiamo trovato strade completamente allagate, del tipo che col nostro SUV non sapevamo se riuscivamo a passarle, cioè fiumi di acqua veramente per strada, con detriti, coni, rocce, cartelli stradali, veramente chi più ne ha più ne metta, che galleggiavano su questa acqua e con questa pioggia che veniva giù costantemente. Problema ulteriore quando siamo arrivati alle montagne. Eravamo gli unici a percorrere quella strada, a parte un paio di auto che abbiamo visto qua e là, con i vetri e il parabrezza completamente distrutti dai massi, che sicuramente non ci ha fatto ben sperare. Ma nonostante ciò e anche con una visibilità veramente scarsa, non potevamo fermarci. Pensate se il sole fosse tramontato e noi fossimo rimasti lì, bloccati durante tutta la notte, senza avere neanche ricezione cellulare, infatti non prendeva neanche il segnale, probabilmente a causa della tempesta o delle montagne. Tra l'altro continuavano ad arrivarci messaggi di allerta nazionale costanti, che ci aggiornavano sulle situazioni di Los Angeles in quel momento, perché la tempesta proprio in quell'istante si stava abbattendo sulla città. Ad un certo punto siamo arrivati in prossimità di un ponte e iniziamo a sentire la terra muoversi sotto di noi. Guardiamo verso la nostra destra e vediamo la montagna con delle rocce che iniziano a staccarsi e a rotolare giù verso di noi. Diego prende in mano il volante e gira di colpo verso sinistra per evitare la frana
che se no ci avrebbe colpito in pieno. Arriviamo a questo ponte, Diego tira un'inchiodata pazzesca, noi presi dal panico ci guardiamo e vediamo che l'intera parte destra della montagna frana e invade la nostra carreggiata dove saremmo passati. Ecco, se Diego in quella situazione non avesse accelerato e girato, avremmo sicuramente preso in pieno la frana e probabilmente avremmo bucato o avremmo danneggiato l'auto e saremmo rimasti bloccati lì con il buio che stava avanzando. Veramente, veramente una situazione da paura. Ecco. E proprio in quel momento ci arriva l'ennesima notifica che ci avverte del terremoto, di un terremoto di magnitudo 5.1 a 60 km da noi. Mancava anche quello, oltre alla tempesta e all'uragano, ecco. Subito dopo, ripresi da questo spavento, ci siamo rimessi in marcia e fortunatamente da qui in poi la situazione è rimasta tranquilla. La pioggia ha iniziato a essere sempre più debole, fino quasi a scomparire, e siamo arrivati ad una Los Angeles però cupa, tenebra, una Los Angeles che non ci aspettavamo, che non è come presentata nei film, no? Sole, spiaggia, mare, ma si vedeva proprio che la tempesta si era abbattuta su questa città. Un po' scontenti ma molto stanchi dalla nostra avventura, ci siamo quindi diretti immediatamente all'hotel che ci avrebbe ospitato per le prossime 3 notti. Arrivati in camera, lettone. Di là c'è il mare. Bell'hotel. Penso che sia il migliore a cui siamo stati. Togliamo il penso, è il migliore in cui siamo stati. C'è anche la spa sotto e visto che sfortunatamente oggi piove, lei mi sa che ne approfitteremo per un girettino in spa. One hour later. Diego, vieni. E dopo questo momento relax ben meritato, ce ne siamo tornati in camera da letto, abbiamo ordinato da sporto e poi semplicemente siamo andati a letto. Buongiorno, nuova giornata negli USA. Oggi siamo a Los Angeles, la tempesta ha colpito durante tutta la notte e adesso dovrebbe essersi calmato un po', in teoria oggi pomeriggio dovrebbe esserci sole. Stiamo andando a prendere l'auto e iniziamo ad avviarci a fare dei giri per la città, anche per recuperare ciò che non abbiamo fatto ieri. Stiamo facendo un giro sui quartieri di Bel Air e prima siamo passati velocemente all'università di Los Angeles, però non ci siamo fermati anche perché oggi è chiusa dovuto al maltempo e adesso stiamo proseguendo per l'appunto lungo tutte queste stradine di Bel Air. Stiamo guardando un po' di case, insomma, ecco, e un po' di case da soldi. Oh, la televisione! Che troia! È un quadro, No, è luminoso. Dopo questo giro veloce a Bel Air ci siamo diretti verso Rodeo Drive, conosciuta pensata anche come la strada più costosa del mondo. Infatti si tratta di 3 km di strada piena di negozi di lusso. Devo dire nulla di che, però un salto veloce ci stava, la zona è comunque molto carina. Abbiamo parcheggiato l'auto e ora stiamo per andare a vedere il museo dell'Academy degli Oscar a LA e non so, vediamo cosa aspettarci. Ottimo, l'Academy Museum è chiuso dovuto agli allagamenti e tutto ciò che c'è stato con la tempesta tropicale nel weekend. Perfetto. Quindi mi sa che ci torneremo nei prossimi giorni. Ora vediamo invece cos'altro fare. Siamo quindi ripartiti verso Beverly Hills, un altro quartiere molto ricco della città ed iconico per le sue altissime palme piantate lungo le strade. Veramente unico e quasi un simbolo per LA. Tutte le palme, bellissimo. E successivamente ci siamo diretti verso la Hollywood Boulevard per farci un giro nel quartiere di Hollywood, ma soprattutto per vedere la Walk of Fame, la famosa strada con le stelle di tutti gli artisti del mondo che hanno fatto la storia.
E dopo una bella Fanta rinfrescante color arancione fluo, ci siamo diretti verso la Hollywood Bowl, un anfiteatro all'aperto sulle montagne, molto iconico anch'esso, che però ancora una volta abbiamo trovato chiuso per via della tempesta. Quindi abbiamo deciso di proseguire il nostro itinerario percorrendo la Mulholland Drive, una stradina tra le montagne sopra Hollywood da cui si ha una vista dall'alto su gran parte della città. Veramente stupenda questa strada e assolutamente da fare se avete un'auto. Ci siamo poi diretti velocemente verso gli Universal Studios, speravamo di riuscire comunque a vedere qualcosa al di fuori del parco, ma in realtà non c'era nulla da vedere e quindi senza fermarci ci siamo avviati verso il punto migliore da dove vedere l'Hollywood Sign, che, detto sinceramente, non è ben segnato su Google Maps. Infatti dovete arrivare all'indirizzo sullo schermo, parcheggiare l'auto lungo la strada e poi fare 5-10 minuti a piedi, ma fidatevi, ne vale assolutamente la pena. Ripresa l'auto ci siamo spostati dall'altra parte di Los Angeles per andare a vedere i Venice Canals, che come dice il nome sono dei canali d'acqua che dovrebbero in qualche modo ricordare Venezia. Ma prima di arrivarci volevo farvi notare, oltre alle strade a 6 corsie, una corsia molto particolare, la Carpool Lane. Che è una linea dedicata solamente alle automobili in cui all'interno ci sono 2 o più persone per agevolare il traffico di Los Angeles. È una corsia tutta a sinistra dedicata solo a questo praticamente. Svolta a sinistra e prendi Soder Boulevard. Stiamo proseguendo verso i Venice Canals che sono qui davanti a noi e dovrebbe essere una cosa molto carina comunque quelle case lungo i canali e questi ponti. C'è anche in GTA, mettiamola così. Venice Canals veramente stupendi, un giro veloce così come l'abbiamo fatto noi è d'obbligo secondo me, specialmente in una giornata limpida come oggi. Quindi abbiamo ripreso ancora una volta la nostra auto e ci siamo spostati nuovamente dall'altra parte della città, sopra le colline di LA, verso l'osservatorio astronomico Griffith, per goderci uno dei tramonti più belli di tutto il viaggio. Sono le 18:50, il tramonto è alle 19:30. Dai che ce la facciamo. È una corsa contro il tempo perché il sole sta calando e io sto cercando di affrettarmi per salire, però la vista è stupenda, cioè pazzesca. Stiamo tornando alla macchina. Dico solo wow. Non penso che ci sia altro da aggiungere e non devo sicuramente dire che il Griffith Observatory è un must se passate per LA, specialmente al tramonto. Siamo quindi risaliti in auto e siamo ripartiti alla ricerca di un posto dove cenare. Stiamo andando ora a mangiare da In-N-Out, che era un pezzo che volevo provarlo e dovrebbe essere il fast food migliore al mondo, quindi staremo a vedere. Questa è già la coda per il drive-in, tra l'altro. In-N-Out Burger si tratta infatti di una delle migliori catene di fast food al mondo, se non addirittura la migliore. Il primo ristorante è stato fondato nel 1948 da Harry Snyder e la moglie Esther a Irvine, California, ma successivamente si sono espansi in tutta la parte ovest degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, non esistono In-N-Out al di fuori degli USA e come potete vedere il loro menù è molto ridotto e consiste di soli 3 panini, oltre a patatine, bibite con refill infinito e frappè. In realtà però c'è un menù segreto sul loro sito web che non appare sul classico tabellone nel locale, ma se ordinate uno di quei menù ve lo fanno ugualmente.
patatine buone. Proviamo l'hamburgerozzo. 21.19 please. Ah, buono. Buono. Il panino è buonissimo, è stramorbido. L'hamburger è cotto bene. E la verdura fresca si sente che è fresco, il fresco dell'hamburger. Per il costo e per la qualità, uno dei migliori panini che ho mangiato sicuramente. Appena lasciato In and Out, buono, veramente buono, c'è da dirlo. Le patatine un po' fiappe, secondo me. Five Guys rimane sopra comunque, però l'hamburger spacca, cioè l'hamburger è veramente buono, qualità buona, si sente che è fresco e tanta roba. E per il prezzo che abbiamo pagato, comunque per un double che sarebbe un doppio cheeseburger, avere con le patatine e la Coca-Cola 10 e qualcosa, non male, assolutamente non male. Buono, adesso torniamo verso Santa Monica. Arrivati in hotel, ora si dorme, che domani abbiamo l'ultima giornata a LA, quindi è meglio andare a dormire. Ciao. Buongiorno, ci stiamo avviando verso Malibu Beach. Oggi giornata un pochino più tranquilla rispetto a ieri. Relax in spiaggia la mattina e poi un museo al pomeriggio e poi di nuovo spiaggia, quindi andremo solamente in giro per Los Angeles e dintorni. È anche una bellissima giornata fuori, non c'è una nuvola in cielo, quindi ne approfittiamo. Abbiamo parcheggiato, siamo a Zuma Beach, che è un po' più avanti di Malibu, ma era consigliata tra una delle spiagge insomma più belle dove fare il bagno e dove stare. E niente, ora giornatina relax, chill, ci sta. Stiamo tornando all'auto, spiaggia di Malibu vista, e ora ci muoviamo verso, non so, un posto dove andare a mangiare qualcosa e poi andiamo al Getty. Ci siamo quindi fermati ad un 7-Eleven per mangiare qualcosa al volo prima di rimetterci in marcia verso il Getty Center, il museo d'arte più grande di Los Angeles. Abbiamo quindi parcheggiato l'auto pagando $10 e tramite questa navetta con vista su autostrada a 6 corsie di LA siamo arrivati alle porte del museo. Il Getty Museum, aperto il 16 dicembre 1997 e situato sulla cima di una collina ad LA, racchiude numerose opere artistiche europee, asiatiche ed americane. Ovviamente però, essendo gli Stati Uniti un territorio molto giovane, la maggior parte di ciò che vi è all'interno è stato importato dall'estero durante le guerre passate. Il museo contiene numerose opere, tra cui quelle di Rembrandt, Manet, Monet, Renoir, Van Gogh e anche di molti altri artisti. Gode inoltre di una splendida vista su gran parte della città di Los Angeles ed è sicuramente da non perdere se passate per LA. Siamo tornati in hotel e ora facciamo un bagnetto in piscina e poi si va in spiaggia. E dopo un bel bagno rinfrescante ci siamo incamminati verso Venice Beach, percorrendo tutta la pista pedonale e ciclabile che costeggia la spiaggia sotto le alte palme di LA ed il sole che stava calando. Spettacolare e Venice Beach è meravigliosa. Ora ci abbiamo andare verso l'albergo e poi piantarti o sciapo, mangiare qualcosa e magari anche bere qualcosa a LA verso il centro.
sole è tramontato e adesso mi sto ridirigendo verso la camera, doccia e si esce. Figo il nostro hotel di notte, bello. Docciato, cambiato e pronto per uscire. Ora i ragazzi stanno arrivando con l'auto e poi guido io e andiamo, presumo ancora da In-N-Out e poi andiamo a bere qualcosa fuori. Seratina a Los Angeles alternativa. Tra l'altro, vedete questo cinema? Sapevo di averlo già visto da qualche parte, infatti si tratta proprio del cinema dove Quentin Tarantino ha girato una scena del suo ultimo film C'era una volta a Hollywood. E dopo una passeggiata serale nel quartiere di Hollywood alla ricerca di un posto dove andare a bere qualcosina, che sfortunatamente non abbiamo trovato, sembrava che quasi tutto fosse chiuso, abbiamo ripreso l'auto e ci siamo spostati nuovamente verso Santa Monica per poi dirigerci in hotel, visto che comunque eravamo stanchi dopo la giornata lunga. Buongiorno. È una nuova mattinata in quel di Los Angeles e oggi sfortunatamente è l'ultimo giorno. Infatti oggi pomeriggio alle 5:15 abbiamo il volo di ritorno per Venezia. Stamattina però ne approfittiamo per andare a vedere Santa Monica bene tutto il molo e poi andiamo invece all'Academy Museum che abbiamo perso l'altro giorno perché era chiuso. Quindi riusciamo a recuperare le cose anche che non avremmo dovuto fare purtroppo per il maltempo, ma almeno riusciamo a fare tutto. Santa Monica. E dopo questo giro di prima mattina al Santa Monica Pier abbiamo recuperato i bagagli in hotel e ci siamo diretti al museo dell'Academy. Vediamo se sto giro si può entrare, speriamo di sì. Fortunatamente questa volta siamo riusciti ad entrare. Ma cosa si può vedere all'interno di questo museo? L'Academy Museum of Motion Pictures è dedicato alla storia, la scienza ed all'impatto culturale dell'industria cinematografica. Pensate che si tratta del primo museo di questo genere negli Stati Uniti d'America. La struttura del museo è stata progettata dal noto artista italiano Renzo Piano ed ha aperto solamente 2 anni fa, il 30 settembre 2021. All'interno vi sono cose di ogni genere, tra cui veri costumi ed oggetti di scena, robot, maschere ed una stanza con all'interno diverse statuette vere donate dai vincitori. Se si è appassionati di cinema, questo museo non può mancare sulla vostra lista di cose da vedere ad LA. Museo bello, mi è piaciuto un sacco. C'è da starci dentro tanto sinceramente. Noi non abbiamo tanto tempo perché dobbiamo prendere l'aereo fra un paio di ore, però merita starci dentro abbastanza. Ora troviamo i ragazzi. Eccoli là. Ci siamo quindi diretti verso l'aeroporto per riconsegnare l'auto a noleggio. Ciao ciao Chevry, alla prossima. Siamo in aeroporto e dobbiamo provare la Mana Banana prima di andare ai controlli di sicurezza. Quindi aperta la Mana Banana. Esatto. Allora, l'odore sa da banana.
E fin qua. Sono da sciroppo alla banana, ma da sciroppo da morire. Cioè, ma tanto sta strada a sciroppo a me non piace. Che se devo provarla anch'io? Vuoi provarla? No. Posso farle fare il grande salto o vuoi... No, puoi farle fare il grande salto. Fatto controlli, ora ci dirigiamo verso il gate e anche a prendere un boccone da mangiare. Questo aeroporto è immenso comunque. Giusto per non farci mancare l'ultimo fast food degli Stati Uniti d'America. Ora sono le 4:04, il volo è tra circa un'ora, quindi ci stiamo avviando al gate che dovrebbe essere qua più avanti comunque. 17:10 e ci stiamo muovendo. Top. E così, ahimè, salutiamo anche la splendida città di Los Angeles, godendoci quest'ultima veduta dall'alto. Stati Uniti, mi mancherete, ma non preoccupatevi, tornerò molto presto. Intanto però ci aspettano ben 11 ore di volo fino a Monaco. Sono le 19 e stavo guardando un film, ma ci portano già da mangiare, anche se siamo decollati un'ora e mezza fa e abbiamo altre 8 ore di volo. E noi non abbiamo fame, perché abbiamo mangiato al KFC tipo 2 ore fa. Vediamo cosa ci portano. Diego ha preso la carne, io e R abbiamo preso la pasta. Proviamo ad aprire. È anche bollente. Della carne. Non male, dai. Mi chiedo se posso cambiare. Fai vedere la pasta di nuovo. Che merda. Sorry. L'ho fatto rovesciare tutto il liquido della carne. La carne. Polenta, credo sia. Non ho idea di ingredienti. Una polentina con uno spezzatino. C'è un'insalatina, la nostra pasta qua dentro, eccola qua. Un balsamic vinaigrette, crecherino, panetto e il dolcino alla fine. Recensione del cibo. Pasta non male, però decisamente stracotta. L'insalatina, devo dire, croccante e sinceramente non male. Il panino, ok, nulla di che. Il formaggino invece non è che era proprio buonissimo, diciamo che sembrava più una sottiletta che un formaggino, mentre per fortuna la cheesecake alla pesca era molto buona e ha concluso in bellezza il pasto. Ah, tra l'altro con la cena Ti fanno scegliere se vuoi un drinketto. C'è una Coca-Cola, una Sprite, vino, birra oppure dei succhi di frutta. Io mi sono preso succo all'arancia. Circa 2 ore dopo il pasto hanno spento le luci in cabina. Io mi sono guardato un secondo film visto che non avevo ancora sonno e finito anche quello ho deciso di dormire anch'io. Ed alla fine dal non avere sonno ho dormito per quasi tutto il tempo rimanente. Pensate che eravamo sopra il Canada quando ho preso sonno e mi sono risvegliato quando eravamo ormai sopra la Gran Bretagna. Manca esattamente un'ora ad arrivare a Monaco e ci hanno portato una specie di sandwich col pomodoro, vedo il formaggio e il basilico forse, una barretta e 4 pezzi in croce di frutta tagliata. Il panino, devo dire, era abbastanza terribile. Fortunatamente la frutta, anche se poca, non era male, e neanche la barretta ai cereali. E dopo ben 11 ore di volo, che devo dire sono sembrate molto più leggere rispetto all'andata, forse perché questo comunque era un volo notturno e quindi abbiamo dormito per la maggior parte del tragitto, siamo arrivati finalmente all'aeroporto di Monaco. Ci siamo quindi diretti immediatamente verso il secondo gate per prendere il secondo volo in direzione di Venezia, che dopo all'incirca un'oretta di volo ci ha riportati finalmente a casa. E questo è stato l'incredibile viaggio sulla Old Route 66, che assolutamente vi invito e vi consiglio di fare se ne avete l'opportunità, per vivervi un'esperienza tutta americana su una delle strade più iconiche al mondo. Vi invito inoltre ad andarvi a recuperare il video sui costi e l'organizzazione di tutto il viaggio punto per punto, cliccando sul link qui sopra oppure in descrizione. Grazie ancora per aver seguito tutta la serie, lasciate un like se vi è piaciuta e commentate qui sotto con #Route66 se siete arrivati fino a questo punto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!